Sì, ma te devi stare calmo. Io sono calmissimo. Sempre una delle cose più brutte che esista al mondo. Autodromo di Varano, 1 maggio 2019, finalmente la mia prima vera giornata di test a bordo della Yamaha R1 2019. Dico la prima perché quel maledetto martedì in cui ho fatto 8 giri neanche lo conto. E il weekend di gara sul bagnato era appunto sul bagnato, e la giornata da Inese a Misano era una giornata a pascolare in giro per la pista con lo scopo di divertirsi, portare indietro la moto integra e senza prendere alcun rischio. Quindi, insomma, oggi dopo ben 6 mesi finalmente torno a guidare la moto da gara sull'asciutto con lo scopo di spingere per cercare il limite. L'obiettivo di oggi sarà prendere feeling con la nuova moto del 2019, imparare meglio questa pista su cui ho meno esperienza degli altri e prepararmi al meglio in vista della gara del 19 maggio proprio qui all'Autodromo di Varano. Non mi stancherò mai di dirlo, primo turno è sempre una delle cose più brutte che esista al mondo. Minchia, che trauma ricordarsi come si fa. Però va bene, oggi è la prima giornata in cui finalmente la guido seriamente sull'asciutto. Io quella di Franciacorta non la conto, è durata 8 giri. E bene, è un po' diversa rispetto all'anno scorso, mi sembra, come erogazione. Non lo so, però sono contento perché finalmente ho imparato a tenere spalancato full gas sul rettilineo, che è una delle più grandi difficoltà che avevo l'anno scorso. Adesso già dal primo turno, boom, a stecca. Bene, 15 il primo turno. L'obiettivo è ritornare a girare sull'11 entro fine giornata. E poi alla gara magari vedere un 10. Ma a livello di erogazione, più violenta rispetto all'anno scorso? Più violenta? No, stiamo usando il power dello scorso anno. Non è cambiato niente a livello elettronico? No, perché la senti violenta? Minchia, quando apro sono sempre tutte le rettilinee su una ruota. Accelera un po' di più dalla macchina, tu scendi dalla macchina e vai a 160. Probabile. Forse è quello. Se vuoi te la possiamo addolcire per il turno dopo. Provare, che la si pista può. non è ancora... Cioè chiedo, nel senso, perché se devo capire se mi devo riabituare io alla potenza o se è un po' più ignorante dell'anno scorso. scorso. Faccio sempre il tempo. Ok, ho cavato altri 2 secondi, sto girando in 13 basso. Va bene? Che fatica. È veramente dura ricominciare. Però va bene, dai, sono veramente in affanno. Sai cosa sento di diverso rispetto all'anno scorso? Sì? Che in un paio di punti in cui ho esagerato un filino col gas, mentre l'anno scorso la moto scivolava e poi riprendeva, faceva wow, qui cioè ti dà un colpo secco. Ad esempio in uscita dalla X c'è stato un momento in cui ho dato un po' troppo gas ed è come se fosse saltata dietro. Cioè taglia di elettronica? Pam, sì, cioè... Siamo alti di traction adesso, Sì. O è abbastanza invasivo in questo momento. Dà proprio una stecca al traction. Proviamo a liberarlo un po' in modo che ti dà una spinta un po' più omogenea e magari ti dà un filo di patinata che ti aiuta anche un po' a... Sì, proviamo. Allora in quel punto lì praticamente si vede che la moto ha perso di grip dietro, tu hai chiuso il gas, nel momento in cui lei si stava riestendendo perché perdendo grip lei ha perso trazione, tu hai chiuso il gas, è intervenuto il controllo e ha fatto un movimento violento ma solo in quella circostanza lì. Ok, dovevo tenere aperto quindi? Cioè se tenevi aperto probabilmente era meno peggio e comunque si è verificato solo lì. La media diciamo del mono sul giro e i nostri valori abbiamo comunque aumentato 1 millimetro la precarica per tornare sui numeri nostri solidi, ecco, però è stato quell'episodio lì. Sì, ma te devi stare calmo. Io sono calmissimo. No, non sei calmo, hai girato in 10-2 il secondo turno. Sì, ma ancora sto mettendo a posto la moto. Devi mettere a posto un cazzo, già a posto così. Adesso devo lavorare sull'altezza della forcella, che l'ho cannata. E in più abbiamo su la Dunlop del trofeo,
che ha all'attivo 100 giri. Cagare. Mi spiace, Nasca. Mi stai su coglioni. Ti avevo fatto una promessa. Madonna. L'hanno vista tutti. Ti faccio una promessa. Vai. Con l'asciutto non ti faccio vincere neanche una gara, te lo dico. Madonna, adesso cioè tu non hai capito cosa mi invento per starti davanti. Inventati quello che vuoi. Madonna, hai capito? Io faccio come Palladino adesso. Tu scendi, io scendo. Tu scendi, io scendo. Lavoro così. Madonna. Max, uso la tua tecnica che funziona. Con Nasca funziona. Max, questo è per te, questo è anche per te. Per tutte e due. Andate a cagare. Come fate a fare 10 e 2? Col gas, sulla parte destra della moto c'è un affare comandato da dei cavi. Se tu lo Madonna. giri, lei va. Minchia, adesso metterò in loop su Instagram ogni giorno il tuo sorpasso all'esterno. Mi sei un bas- Sappi che poi faremo qua la gara. E io a costo di perdere la gara devo farti un sorpasso che non esiste proprio. Ma la gara la Tipo, butto. all'esterno della S veloce. Sì, sai quelle cose sull'erba, sulla sull'erba, ruota. attraverso. Madonna, No, quanto no, ti no. odio. I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Direi molto bene. Questa prima parte della giornata è andata bene. Alla fine sono riuscito a fare 11,9, che a 2 decimi dal mio best, che era 11,7. E subito al terzo turno aver ritrovato il feeling è una cosa che è ottima. La cosa più importante di tutte in realtà è questa, che il buon Morbidelli a Misano mi ha insegnato un trucchetto, una di quelle cagate che però ti cambiano la vita. E a me mi ha cambiato la vita. Io per la prima volta, io vi giuro, se guardate le telemetrie dell'anno scorso, quasi mai riuscivo a tenere il gas aperto al 100% sul dritto. Adesso con questa cosa che mi ha insegnato io riesco a stare tranquillamente col gas a manetta, a rimettermi bene in sella, a non avere più la moto che sbacchetta, che si scompone, e mi è cambiata la guida. Infatti me lo diceva anche Patrick, mi ha visto da fuori, era un altro pilota, era un'altra persona. Lui oggi rispetto all'anno scorso ha visto un'altra persona sulla moto. Farò un video dedicato a questa cosa che mi ha insegnato il morbido perché è pazzesca. Anche quarto turno è andato, ho girato in 11,7, quindi ho migliorato di 2 decimi, niente. Sto prendendo un po' le misure. Sento una cosa strana che non ho mai sentito, ovvero al ferro di cavallo, quando sto per uscire e sono col gas puntato alla massima piega, il posteriore scivola leggermente, sento che proprio si siede. È una sensazione strana, non so se sia giusta o sbagliata. Quindi adesso la stiamo precaricando un po' più dietro e la stiamo alzando un filino dietro per darmi un po' più di sostegno e voglio vedere se cambia qualcosa. E poi ho realizzato adesso che l'anti-wheeling è troppo invasivo. Sul dritto quando do gas mi tira di quelle frustate che è proprio on off. Quindi abbiamo ridotto l'anti-wheeling, era 3 e l'abbiamo messo a 1. Ah, l'anti-wheeling è il controllo anti-impennata, quello che evita che la moto impenni.
Io te lo spacco sto cesso di moto. Lo sai che mi stai sul cazzo? Sì, lo so. Anch'io mi sto un po' sul cazzo da solo, devo essere sincero. Ci hai veramente girato in 9, Sì. 9-8. Avrei voluto andare anche più forte, ma abbiamo un problema oggettivo che strisciamo le pedane, quindi più di quello non possiamo scendere. Quindi bisognerà alzare Impiega. un po'. Sì, tocco tutto e quindi parte via il posteriore non riesco ad aprire. Ci manca solo che riesci ad aprire ancora di più. Sì, dobbiamo sistemare il mono e ci siamo. Ho fatto un Complimenti. lavoro esagerato, sospensionista. Che è il lavoro sospensionista. Prima l'ho visto che era qua che mette. Cosa ci ha messo? Il cartone? guarda. Cartone per chiuderlo, perché non riuscivo. Allora, se volete fare l'airbox con il nastro americano e cartone, fai da te, MacGyver, muto proprio, muto. Sto male. Perché non è chiusa qua, non riuscivo a mettere il nastro, allora il mio Niente. socio. MacGyver qua gli manca il pezzo dell'airbox che convoglia l'aria nel motore, quindi ci ha messo il cartone e lo scotch. Sì, cartone. E anche oggi si vince domani. Questo è un po' il leitmotiv delle mie ultime uscite a Varano. In auto è arrivato Machado a bastonare tutti, in moto è arrivato D'Ambrosio a bastonare tutti. Oggi Mike ha stampato un 1.09.8, 1,8 secondi più veloce di me. Un tempo che con le gomme di derivazione stradale che usiamo significa andare veramente, veramente, veramente forte. Su quei tempi non sei più un amatore, sei un pilota. Ma meglio così, ha alzato l'asticella per tutti quanti e ora bisogna solo dare gas. Non posso che fargli i complimenti perché ad arrivare qui da solo col furgone, tirare giù la moto, sistemartela da solo con lo scotch e il cartone, scendere in pista, bastonare tutti e tornarsene a casa significa solo una cosa, vai forte, punto. Torno a casa comunque molto soddisfatto del risultato. Oggi ho fatto il mio best di sempre, 1.11.6, che è quasi uguale al tempo dell'anno scorso, ma con una grossa differenza. L'anno scorso per farlo ho visto l'aldilà. Oggi invece avevo tutto perfettamente sotto controllo. Grazie ai consigli del morbido ho imparato finalmente a gestire la moto in accelerazione e mi ha completamente cambiato la vita, rendendo la guida estremamente più fluida, pulita e meno stancante. Per fortuna ho già individuato i punti dove sono ancora lento, ovvero staccata e ingresso e alcune uscite di curva. Oggi comunque ho ripreso feeling e mi sono ricordato come si fa e questa è la cosa più importante. La prossima volta metterò insieme tutti i pezzi e punterò a raggiungere quel tempo spaziale che ha stampato oggi D'Ambrosio. Perché lui mi ha promesso che non mi farà mai vincere una gara sull'asciutto, ma io gli prometto che farò di tutto per impedirglielo.